Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2024. Abbiamo la carta della forza. Amici della Vergine, quando c'è la carta della forza c'è un momento di apertura del cuore, per qualcuno si può trattare anche di una scelta da dover effettuare, ma è anche una carta che parla di moderazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. E poi per chi volesse approfondire, a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi e anche di questo trovate il link sotto nella descrizione del video. Io comunque ragazzi in descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi aprite la tendina, date un'occhiata e poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi scrivete un'email. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il mese di dicembre. Partiamo da un 4 di coppe. Abbiamo un 7 di coppe. Abbiamo la carta della giustizia. La carta della luna. Guardavo come era rappresentata la luna e ha un cucciolo in braccio, come fosse qualcosa di tenero. Abbiamo un 10 di coppe. Un re di bastoni. Il diavolo e la carta degli amanti. Di nuovo la carta degli amanti è una di quelle carte che fa riferimento a delle scelte, esattamente come la forza. Adesso andiamo a vedere carta per carta qual è un po' l'energia generale e dopo andrò a fare i vari esempi single, coppie, relazioni difficili, relazioni a tre, insomma, andiamo a vedere un po' tutti i casi. Partiamo da questo 4 di coppe, voglio andare a vederlo subito. Cavaliere di spade. E regina di bastoni, qui avete il re di bastoni. Credo che potrebbe arrivare qualche corteggiatore o magari se siete già in una relazione potrebbe arrivare come un periodo di forte determinazione. Allora, il 7 di coppe è spiegato da un 6 di spade, dalla carta degli amanti e dal 4 di bastoni. Ragazzi, un sacco di possibilità si aprono con questo 7 di coppe. Guarda, se siete single vi viene molto bene perché come il ok, mi decido e mi butto nella mischia, mi butto e vediamo insomma che possibilità si aprono e qui ragazzi le possibilità, cioè voglio dire amanti e 4 di bastoni, quindi per molti
c'è la possibilità di incontrare qualcuno di speciale nel mese di dicembre, oppure se siete già in una relazione è come se qualcuno si rendesse conto che può nascere qualche cosa di veramente speciale. Andiamo a vedere la carta della giustizia, che anche qui è una carta piuttosto positiva, perché sento come se ci fosse la possibilità di ufficializzare, regolarizzare un certo tipo di relazione. Qui abbiamo un 4 di spade e un 9 di spade. È come se ci fosse qualcosa che potrebbe preoccuparvi, ed essendoci la giustizia vi dico che possono essere questioni burocratiche, potrebbero essere questioni legate a una casa. Andiamo avanti, andiamo a vedere la luna. Allora, continuo a guardare questa raffigurazione, scusate, ve la devo far vedere di nuovo perché trovo che sia bellissima, perché dà esattamente la sensazione dell'essenza della carta. Eh, C'è la Tour Eiffel dietro, la luna, una serata romantica con un cucciolo, un momento molto dolce, come se fosse il ricordo di una vacanza. Come quella sensazione di nostalgia, di malinconia. Allora, la carta della luna è spiegata da un fante di pentacoli, un asso di spade e un 4 di coppe nuovamente, che era la carta con cui abbiamo iniziato. Potrebbe essere l'inizio di qualche progetto, sento, di qualche sogno in questo caso con la luna. Ed essendoci anche il fante di pentacoli, c'è come un nuovo inizio, c'è anche un asso. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Allora, re di bastoni che abbiamo già qui, e appeso. Datemi un'altra carta per questo appeso. Regina di spade, e mi richiama un po' la carta della giustizia. È come se dovessero essere messe delle regole. Tenete presente che la carta della forza è associata al terzo chakra ed è la forza di volontà, il potere personale e il coraggio di dire no certe volte. E con la carta della giustizia e la regina di spade sento che qualcuno deve un po' mettere dei paletti in questo caso. Andiamo a vedere il re di bastoni. Wow, wow, re e regina di pentacoli. Devo dire che tra voi e la persona di interesse c'è un'energia bellissima, perché è un'energia concreta, materiale. Fate attenzione solo se per caso magari siete in coppia da tanto tempo e c'è come una questione economica già in ballo tra i due, dove per qualcuno potrebbe essere una questione legata a una casa. Fate attenzione perché uno dei due sta cercando come come vi posso dire, condurre un po' troppo forzatamente ehm, la gestione patrimoniale. No, no, secondo me dovresti far così. No, ma fai così. Guarda che devi far così. Una cosa di questo genere. Andiamo a vedere questo diavolo, che è molto, molto, molto interessante. 5 di spade e 8 di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno cerchi di non controllare, però dominare l'altro. Anche con dei giochi di potere. Il 5 di spade parla di lotte egoiche e qui è come se fosse un suggerimento ad andare verso mete più alte. Cioè,
E come lo dico spesso nei video, quando ci sono queste lotte egoiche da 5 di spade, è il ho ragione io, hai ragione tu, devi far così, devi far così. Ma tu mi hai detto che però era così, così, così. No, però io pensavo che fosse... È più un vedere chi ha ragione piuttosto che il come risolviamo il problema. Ed è forse un po' quello, no? Qua l'invito. Anche perché terminiamo con la carta degli amanti, che è una carta bellissima. No, magari se giro il mazzo è meglio. Wow, 6 di coppe e mago. Oh, ragazzi, 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 sono carte stupende, stupefacenti. Ed è anche un buon mese per voi. Dunque, tenete sempre presente che io, quando parlo di quello che sto per dirvi, ci metto sempre, come posso dirvi, non voglio che le persone si illudano, ok? E quindi risuonerà solo per pochissimi quello che sto per dire. Tenete sempre alto il vostro senso di discernimento, ma per molti nel mese di dicembre, ragazzi, incontrerete la vostra anima gemella, la relazione da sogno. È come il ok, mi decido, mi butto, vado avanti, faccio il passo successivo con questa persona. Se siete single da tanto tempo, mi ributto nella mischia e vedo che cosa, chi posso conoscere. E qui arriva una conoscenza parecchio bella. Per qualcuno vi dico che con questo 6 di coppe e la carta della luna ci potrebbe essere un ritorno dal passato. Con la luna, adesso lì dipende dalla situazione che avete, però con la luna potrebbe effettivamente essere una persona con la quale c'è già stato un qualche cosa di romantico, mentre col 6 di coppe no, è più un amico. Però vedo veramente un potenziale per voi nel mese di dicembre stratosferico. E secondo me potrebbe anche essere, se siete... Ok, andiamo per settori. Partiamo dai single. Se siete single e non avete nessuno in testa, qui vi dico, potrebbe ricomparire una persona anche con un certo tipo di determinazione, di insistenza. ehm, e vi dico che una volta che vedrete, insomma, le possibilità che avrete, sia con questa persona, che potrebbe anche essere del passato, sia in generale, è come se vi apriste. Con i 6 di spade sento che qualcuno lascerà indietro certe credenze limitanti, certi giochi di potere, certe questioni mentali, mi viene da dire. È un po' come, ok, non ci penso più, tanto non cambia niente, mi butto e basta. Soprattutto se siete insicuri riguardo una conoscenza, no? Se non avete proprio nessuno, vi dico, vi si aprono una serie di possibilità e potrebbe esserci qualcuno dal passato. Se avete qualcuno in testa, penso che entro la fine del mese non sarete più single. Perché qui veramente, ragazzi, le carte sono strepitose. Ma non è... Per qualcuno sì, si tratta di ufficializzare la relazione, per qualcun altro sarà semplicemente un viversi il bello della relazione, dove non c'è neanche bisogno di dirsi stiamo insieme, ci frequentiamo, perché è talmente tanta la serietà, il rispetto, l'armonia di questa relazione che non ce n'è bisogno. Cioè, sento come se fosse veramente una relazione di un altro livello, ragazzi, di un alto livello. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ecco, forse qui sono un po' più pesanti, un po' più forti i giochi di potere, perché ovviamente avete qualcuno con cui confrontarvi, ehm, e anche qui ho come la sensazione che non vi serva, andate verso mete più future, più alte, verso mete future, chiedetevi che cosa farebbe bene alla coppia. Alla fine, questo dettaglio su cui stiamo discutendo è così importante, come possiamo ovviare l'inconveniente, come possiamo trovare un punto di incontro, ma sento che si troverà e si creerà come una nuova concretezza, una nuova armonia. C'è come un dialogo diverso all'interno della coppia, ok? Per qualcuno si potrebbe anche proprio parlare di comprare casa, andare a vivere insieme. Non sento tanto i figli. Però sì, è come se si parlasse di creare un'unione più stabile, più concreta effettivamente. Per le persone che sono in una relazione più o meno, cioè
che non si sa se mantenere o no, perché non va più tanto bene, mm, io ho la sensazione, ragazzi, che qui qualcuno potrebbe iniziare a frequentare un amico o un'amica, più che altro per diletto, per condividere magari degli hobby, per la compagnia, e da lì potrebbe nascere qualcosa di interessante. Io credo che molti non se lo aspettano, non si magari è un conoscente, approfondendo la conoscenza, vi rendete conto che è una bella persona, che vale la pena approfondire, insomma. Per chi è in una relazione a tre, ehm, allora io anche qui ho la sensazione che le cose cambieranno. Le cose cambieranno a 360 gradi. Può essere che se per caso stiate mettendo alla prova il vostro partner, dirigendo la vostra attenzione su qualcun altro, questo partner ritorni magicamente. E vi dico, alla fine non so chi vi converrà, se il partner che state cercando di attirare di nuovo a voi, piuttosto che la nuova conoscenza, o come delle tante energie che vi vengono addosso. Quindi diciamo che le occasioni non vi mancheranno, né per far ripigliare l'attuale partner, né per eventualmente cercare altri più stimolanti. Devo dire che comunque avete la carta degli innamorati alla fine della lettura. C'è come un'armonia finale nel mese di dicembre, un momento da sogno, ma lo sento tanto, è un momento molto bello. Più che altro non fatevi incastrare troppo dalla testa, lasciate perdere quello a cui siete abituati, quello che viene insegnato, quello che avete imparato a scuola, quello che dice la società. Create la vostra verità, mi viene da dire, amici della Vergine. Bene, andiamo a vedere un paio di oracoli ancora. Che bella carta. Allora, questa carta vi invita ad essere autentici. Carta numero 13, è l'arcano della morte, nei tarocchi il numero 13. E mi viene come da dirvi di togliervi le maschere che non servono più. La carta della morte alla falce taglia, anche la giustizia taglia, anche la regina di spade taglia. Vi dicevo prima, no? La carta della forza è quella che dice no, quella che mette anche un po' i paletti, ed è la vostra autenticità. Non fatevi andare bene situazioni o cose che non vi vanno bene, perché se iniziate a stare zitti dalle cose più piccole, poi è facile che uno stia zitta anche nelle cose un po' più grandi, oppure che a un certo punto si esploda, perché si tiene, tiene, tiene e non si affrontano le cose sul momento, e di conseguenza poi questa palla di energia che si sta cercando di mantenere dentro di noi cresce e a un certo punto esplode. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Questa è una frase che a me ci ho messo un po' a capire. Il nonno muore, ok? Quindi la vita fa il suo percorso, i nonni muoiono. Il figlio muore. Questo è un qualche cosa che è contro natura, di solito muoiono prima i genitori. E invece che sia secondo natura o che sia contro natura è una fortuna, come per dire che ogni cosa succede non a noi, ma per noi, per il nostro scopo evolutivo, per farci crescere, per farci imparare, alle volte per toglierci degli ostacoli,
E anche quando ci sono i momenti torre, devo dire che è fortuna. Magari uno non lo vede subito quando un lato della propria vita casca o tutti i lati della propria vita cascano, in qualche modo l'universo ci sta reindrizzando verso quello che è più in allineamento con la nostra anima. Wow, messaggio molto intenso questo, amici della Vergine. Spero che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti durante la lettura. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, oppure potete abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono pubblici, si vedono? Quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!